benvenuto sul corso giardinaggio.it. Oggi vedremo insieme le caratteristiche di una delle piante più diffuse nei nostri appartamenti, ovvero l'orchidea. Nel dettaglio parleremo della specie Phalaenopsis. La Phalaenopsis è una pianta tanto bella quanto costosa e purtroppo altrettanto soggetta a malattie. Quindi, anche se hai una pianta in ottima salute, purtroppo non puoi stare in completa tranquillità. Infatti sono tante le richieste di aiuto per caduta di foglie, fiori, una rifioritura o per quanto riguarda le annaffiature. È per questo che mi è stato inevitabile fare un video dove illustrare i 5 passi essenziali per avere questa pianta in ottima salute non per un mese o due, ma per tutto l'anno. Per condividere con te queste informazioni ho creato alcune slide proprio per darti l'opportunità di captare il tutto a 360 gradi. Quindi adesso non ci resta che correre e andare a vedere insieme. Eccoci qui pronti per vedere i 5 passi per avere orchidee fantastiche per tutto l'anno. Per quanto riguarda le orchidee ci sono veramente tante specie in commercio, però sicuramente la più diffusa nei nostri appartamenti è la Phalaenopsis. Ma quali sono i segreti per avere questa pianta sempre sana e fiorita? I 5 passi fondamentali stanno nel ricreare il più fedelmente possibile l'habitat originario dove questa pianta vive. E quindi andiamo a vedere come fare. Sicuramente dobbiamo tenere in considerazione di alcuni aspetti, come la temperatura, l'umidità, l'annaffiatura, che è molto importante per questa pianta, così come la luminosità e la concimazione. Iniziamo con la temperatura. La Phalaenopsis è una pianta che ama il caldo e le temperature ottimali sarebbero, per quanto riguarda le massime, tra i 23 e i 24 gradi, mentre le minime non al di sotto dei 16-17. Come massime la Phalaenopsis può arrivare fino a 32 gradi, l'importante è che ci sia una umidità molto alta e una buona ventilazione. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, dobbiamo però tenere in considerazione che dobbiamo stare molto attenti alle correnti di aria, soprattutto se sono fredde, perché non sono per niente gradite dalla nostra orchidea. Passiamo ora all'annaffiatura, che è un aspetto cruciale per questa pianta, un po' per tutte, ma per questa è veramente molto importante. Iniziamo a vedere quando innaffiarle durante il periodo estivo almeno una volta alla settimana, durante l'inverno almeno ogni 15 giorni. Questa purtroppo non è una legge universale perché dipende molto dalle condizioni climatiche in cui vive, quindi la temperatura dove sta in casa tua e tutto il resto, quanto è grande la pianta. Perciò diciamo che come regola generale va bene questa. Poi vedremo comunque come la nostra orchidea ci dice che ha sete. Adesso focalizziamoci su come innaffiare e vedere qual è il metodo più efficace. Sicuramente il metodo più efficace sta nel immergere completamente il vaso all'interno di un recipiente ripieno di acqua e tenerlo finché non finiscono di uscire le bollicine. Quando non escono più queste bollicine dal vaso, possiamo toglierlo dall'acqua e lasciarlo sgrondare da tutta l'acqua in eccesso. E una volta, mi raccomando, una volta che tutta l'acqua è scesa, solo in quel momento possiamo riposizionare la nostra orchidea dove era. Ecco, come ti ho anticipato, come facciamo a capire se la nostra orchidea ha sete oppure sta bene? Semplicemente guardando il colore delle radici. Può sembrare un po' assurdo, però effettivamente è così. Infatti, qualora le radici abbiano un colore argento, vuol dire che la nostra orchidea sta richiedendo dell'acqua e quindi da buon pollice verde andrai subito a procedere con l'annaffiatura. Se invece il colore delle radici è verde smeraldo, vuol dire che la tua orchidea sta bene almeno per quanto riguarda l'aspetto dell'annaffiatura. Bene, guardiamo ora un aspetto legato comunque all'acqua, ovvero l'umidità. La Phalaenopsis è una pianta che ama l'umidità, infatti sta bene con tassi fino al 70%.
Ma come facciamo a farla sentire a casa sua se a casa nostra, scusami il giro di parole, non è amata l'umidità? Possiamo utilizzare degli escamotage, come nebulizzare, soprattutto durante le prime ore del mattino, le foglie, e utilizzare un sottovaso con dell'argilla espansa che favorirà l'evaporazione dell'acqua intorno alla tua Phalaenopsis. Dobbiamo stare però attenti soprattutto durante la nebulizzazione delle foglie, a non bagnare i fiori e quindi ad evitare gli stagni idrici tra le foglie stesse che potrebbero provocare dei marciumi. E se proprio vuoi sfoggiare al meglio le tue qualità di pollice verde, ti consiglio di utilizzare dell'acqua piovana o demineralizzata, che sicuramente gioverà alla salute della tua Phalaenopsis e oltretutto eviterà sgradevoli depositi di calcare. Andiamo ora alla luminosità. Anche questo è un aspetto molto importante perché la Phalaenopsis è una pianta che ama molto la luce, soprattutto se questa non è diretta. E quindi come facciamo a prendere questa luce non diretta? La soluzione ideale sarebbe riporla dietro ad una tenda che filtrerà i raggi del sole dando delle condizioni ottimali per la tua pianta. Oltretutto puoi posizionare questa pianta in stanze esposte a sud-est e ti consiglio di aumentare la luminosità per favorirne la fioritura. Adesso vediamo un aspetto cruciale, l'aspetto proprio centrale di questo video, che è la concimazione. Infatti nel titolo ti ho anticipato come avere questa pianta in ottima salute per tutto l'anno e non per 1, 2, 3 mesi, che è una condizione generale a tutti, facile a tutti. Il segreto sta nel dare il giusto apporto nutritivo a questa pianta proprio durante le varie fasi dell'anno. Perché? Perché l'unico apporto nutritivo che questa pianta ha è dato dalla nostra concimazione. Se infatti hai notato, il terriccio dell'orchidea non è comune alle altre piante, è infatti un terreno molto drenante, povero di sostanze nutritizie. Quindi è buona norma procedere durante la primavera a concimare con un concime ricco di azoto. Questo favorirà la ripresa della pianta dal letargo invernale. In autunno invece passerai a utilizzare un concime ricco di potassio e fosforo perché ne aiuterà la fioritura. Quindi se vogliamo proprio enfatizzare questo aspetto, sei interessato alla fioritura, ricordati quello che ti ho detto un minuto fa riguardo alla luminosità. Se vuoi favorire la fioritura, utilizza questo tipo di concime ricco di potassio e fosforo e aumenta in concomitanza la luminosità nella stanza in cui è riposta l'orchidea. Durante il resto dell'anno puoi utilizzare un concime bilanciato. Presta però molta attenzione durante la fase di concimazione perché il terreno deve essere umido. Poi, come consiglio, puoi concimare ogni 15 giorni o meglio ancora segui i dosaggi che sono riportati sull'etichetta del prodotto. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto i 5 passi fondamentali per avere questa pianta in ottima salute. Abbiamo parlato della temperatura, della annaffiatura, umidità, luminosità e concimazione. Sono sicuro che metterai subito in pratica queste informazioni e che la tua Phalaenopsis ti sarà grata e ti saprà ringraziare con delle bellissime fioriture. Per qualsiasi perplessità, domanda o consiglio, suggerimento che mi vuoi fare, ti invito a commentare sotto a questo video e te ne sarò veramente grato. Oltretutto ti ringrazio per avermi ascoltato, spero che questo video sia stato di tuo gradimento. Un saluto da parte mia e da tutto lo staff di corsogiardinaggio.it, ciao e a presto!